Bene amici, ci troviamo al largo di Baia e siamo a bordo del 2/82 motorizzato con una coppia di Suzuki DF200AP. Oggi siamo in navigazione, siamo in acqua per testare lo scafo in navigazione, vedere come si comporta. A bordo siamo 3 persone, abbiamo il 50% di carburante e il pieno del serbatoio d'acqua. Le condizioni meteo, come vedete, sono ottimali come banco di prova perché c'è poco vento, ma ci sono tante onde causate da imbarcazioni di passaggio, quindi sarà un ottimo banco di prova, un ottimo test perché potremo incrociare su più onde durante la navigazione e vedere come si comporta il battello. Attualmente io mi trovo al minimo invertitore ingranato 600 giri, 2,1 nodo, consumo 2,6 litri per ora. Iniziamo a navigare, il trim è totalmente abbassato, il consumo che vi dirò per l'intera durata della prova sarà complessivo per entrambi i motori, quindi dovremo dividerlo per analizzare la singola motorizzazione. Attualmente ci troviamo a 2200 giri, 16 litri per ora, velocità 7,8 nodi in salita 8 nodi. I motori spingono per far uscire lo scafo dall'acqua, quindi li accontentiamo. Affondiamo manetta, arriviamo a 2800 giri, vediamo che la scia si sta formando a poppa, iniziamo a distenderci, arriviamo a 3000 giri, 14,8 nodi, 15 nodi, con un consumo di 26 litri per ora. Quindi consumo davvero ottimo perché il battello sta navigando nel suo assetto preferito. I motori possono quindi dedicarsi a risparmiare la miscela di carburante grazie alla tecnologia Lean Burn, proprietaria di Suzuki, che permette di ottimizzare la miscela tra carburante e ossigeno tenendola sempre più magra possibile. Guardate già adesso, serie di onde al traverso, ma nessun problema di stabilità. Io ho dato un altro po' di manetta, ho affondato leggermente, ci troviamo a 19,9 nodi. Vedete, nessun problema, coperta perfettamente asciutta e soprattutto rollio ridotto al minimo grazie ai tubolari in neoprene Orca che poggiano in acqua, quindi offrono maggior sostegno durante la navigazione. Ci troviamo a 20 nodi, consumo 30 litri per ora. Continuiamo a salire, io inizio a lavorare di trim, 4000 giri, trim 15% in su, 25 nodi, 43 litri per ora. Vedete come la superficie bagnata si sta riducendo man mano in carena, ci troviamo a 26 nodi, consumo quindi al di sotto del litro per miglio per singolo motore e saliamo ancora 4500 giri, trim 25%, adesso 4600 con correzione del trim, 30 nodi, consumo 53,4 litri per ora che sta leggermente diminuendo, arriviamo a 50 litri per ora a 31 nodi. Guardate, velocità di crociera veloce, impatto sull'onda ben ammortizzato, carena morbida per la sua categoria, ma soprattutto perfettamente asciutta. Sentite l'audio pulito perché il vento che abbiamo proviene lateralmente, ma il parabrezza è ampio, quindi ci offre piena protezione. Effettuiamo quindi una bella manovra con virata dritta, abbasso leggermente trim, stacco di sicurezza non le vedete sulla mia mano, ma è agganciato al pantalone, quindi lavoriamo sempre in sicurezza, virata costante a 29 nodi, 4600 giri, adesso rimettiamo in asse, avete visto anche la stabilità in virata grazie appunto al tubolare, saliamo 5000 giri, 32,7 nodi, 33 nodi, cambio di passo reattivissimo da parte dei motori con manetta elettronica, vedete serie di onde di prua, 36 nodi, 73,5 litri per ora. In questo momento il Lean Burn è disattivato perché i motori pensano a spingere e li accontentiamo subito affondando manetta del tutto. Guardate che cambio di passo, 38 nodi, 39 nodi, 41, 42,3 nodi, trim 50%, consumo 105 litri per ora, 41,8 nodi, saliamo ancora leggermente, 42 nodi, 116 litri per ora, 42,3, 42,6, 6100 giri, abbiamo sfiorato i 43 nodi, prestazioni di tutto rispetto per un battello di questa categoria, un battello nato per il diporto. Guardate qui però all'occorrenza possiamo divertirci perché buttiamo tutta la barra a sinistra, saltiamo sull'onda e posso giocare come se fosse un battello, passatemi il termine, racing, perché vedete manteniamo l'angolo costante e non ci incliniamo eccessivamente. Davvero ottimo, ma adesso non ci resta che mettere a folle e vedere in quanti secondi i
motori ci portano in planata e in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi a Folle, come vi dicevo ci sono diverse onde al traverso, quindi vedremo anche in questo caso la reattività e la stabilità. Io metto timone al centro, trim totalmente abbassato e non ci resta che contare 3, 2, 1, via! Accelerazione sull'onda, guardate qui, veniamo spinti, 8 nodi, io alzo trim, 6, 14, 19, 24, 28, 32, che reattività, 35, 38, 39, 41, 41, 42.2 nodi, spinta incredibile, veniamo incollati al sedile ergonomico perché ha il rinforzo, quindi io sto manovrando in piedi in modalità poggiareni, ma volendo, guardate, posso anche sedermi e essere perfettamente riparato dal parabrezza per navigazioni più tranquille. E quindi, cari amici, non mi resta che rientrare in porto. Questo è il 2/82 motorizzato con una coppia di Suzuki DF200AP. È un battello che consiglio a tutte le persone che cercano la combinazione tra la comodità della crociera, perché abbiamo visto il consumo complessivo è al di sotto del litro miglio per singolo motore quando navighiamo a velocità di crociera, e abbiamo tantissimo spazio a bordo grazie al vano bagno all'interno della console che permette di avere maggior privacy, il doppio prendisole con dinette di poppa e tavolino, e soprattutto, pur avendo una motorizzazione fuori bordo, abbiamo due plancette piuttosto generose per la sua categoria. E quindi, cari amici, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.